Ciao a tutti e bentornati su Kitaskin. Oggi andiamo a parlare di Cory Wong, simpaticissimo e formidabile chitarrista funky che negli ultimi anni ha spopolato online e live ovviamente e ha avuto un sacco di esperienze dai musicisti con Prince alla Wolfpack ad altre esperienze da solista, insomma un chitarrista veramente interessante per chi piace il funky soprattutto. Mi era stato richiesto di realizzare una patch, un suono dedicato a questo chitarrista perché quello che esiste sul Cortex Cloud non era molto utilizzabile, effettivamente è un po' strano perché è un po' scuro, non si riescono a fare tante cose. Quindi andiamo a vederci un piccolo video su come suona questa patch e dopo ci ritroviamo sul Cortex Control per verificare come è realizzata. A dopo! Bene, eccoci qua su Cortex Control e andiamo subito a vedere come abbiamo realizzato questa patch. Vi ricordo che io utilizzo l'hybrid mode su Quad Cortex, quindi utilizzo la prima riga di pedali per cambiare i preset e la seconda riga sotto per cambiare le scene. In questo caso io salvo le mie scene in E, F, G ed H in modo tale da averle pronte sotto, perché poi switchando ancora in hybrid mode utilizzo tutti gli effetti in Stonebox. Ok, andiamo a vedere un po' questi quattro suoni. Sostanzialmente sono partito da un'analisi di quello che Cory Wong dice nelle varie sue interviste e da quello che si può vedere online riferito ai suoi concerti o ai suoi interventi studio. Basicamente lui vuole un suono compresso che però lasci anche passare un po' di suono dry, quindi che ci sia un punchy, un attacco, ma ci sia anche il vero suono di chitarra libero e pulito. Utilizza di solito, registra direttamente sul banco con vari plugin di Universal Audio piuttosto che di Neural DSP. Negli anni ha cambiato molto tipologia di approccio, quindi utilizza strumenti da studio principalmente e live l'abbiamo potuto vedere con dei Fender Super Reverb piuttosto che dei Twin, l'ho visto se non ricordo male anche con un DV Mark, insomma ha sempre cambiato in base a quello che gli suonava meglio in quel momento. Quindi noi oggi andiamo a fare degli esperimenti e a provare a trovare delle soluzioni
che mantengano sempre un suono extra clean, ma che sia un suono punchy con del corpo e molto cristallino e molto comprensibile. Una delle cose principali da sapere e da tener conto per i suoni di Cory Wong è anche il set di pick-up. Non dico che tipologia di pick-up, però abitualmente lui suona con la quarta posizione, o seconda, dipende da come la contate voi. Io conto la prima posizione, quella al ponte, quindi 1, 2, 3, 4, che vuol dire questi due pick up qui, quello al centro e quello al manico. Parliamo di chitarre di solito strato, quindi col battipenna e il pick up attaccato al battipenna, che cambia molto come suono, e dei single coil principalmente. Tant'è che in alcuni video, se non ricordo male, c'era con i Wolfpack o con altre band, addirittura aveva messo dello scotch per tenere fermo lo switch e non farlo muovere durante il playing, che essendo diciamo molto ampio con la mano rischiava di cambiare la posizione dei pick up. Ok, andiamo veloce a vedere come è realizzata questa patch. Prima cosa, il canale E, quindi la scena E, entra nell'ingresso e va dritta al multi output. Quindi sostanzialmente ad ogni scena utilizzo una riga differente e ad ogni scena nel multi output, qua vedrete il volume è 0,2, ok, 0 dB, le altre scene avranno il volume a 0. Quindi il suono entra lo stesso, ma non viene poi mandato fuori, ok? Questo è come è realizzata questa patch. Perfetto, veniamo a noi. Allora, prima scena, andiamo sul compressore. Threshold basso, questo sostanzialmente cos'è? È il livello, possiamo chiamarlo il cancello, che fa passare il suono della chitarra all'interno dell'effetto. Quindi io decido in quale momento attivare la compressione del suono di chitarra. Più basso è questo valore, più il suono sarà processato. Giù in basso vedete c'è scritto Gain Reduction, qua sostanzialmente nel momento in cui si suona vedrete il LED avanzare, questo ci indica quanto il compressore sta lavorando sul suono, vedete? Ok? In questo caso si vede che sta abbassando di 6 dB, di 5 dB il suono in ingresso. Se io abbasso il threshold, sentite? Abbassa di 20 dB. In questo caso poi io uso il make up per tirare, si chiama make up in questo caso, ma potrebbe essere normale scritta volume piuttosto che, questo per aumentare e compensare la compressione che mi dà l'effetto. Allora io torno ai 40. Il ratio sostanzialmente quest'altra manopola è quanto punch, quanta compressione, sostanzialmente quanto il compressore lavora sul mio segnale sostanzialmente, e questo è un valore che viene dato. Più alto è, più comprimo il mio segnale. L'attacco è in millisecondi, è quanto tempo ci deve mettere il compressore prima di attivarsi sul mio suono. Più basso è, più immediato sarà ovviamente l'avvio del compressore. In questo caso deve essere molto molto corto perché stiamo lavorando su delle chitarre funky, quindi che hanno molte ribattute. Non può aspettare, deve lavorare subito. Il release è sostanzialmente nel momento in cui ho compresso il mio suono, per quanto tempo deve restare compresso prima di riaprirsi, quindi diciamo di sganciare il compressore. Quindi se io faccio un accordo lungo sostanzialmente, se vedete nel gain reduction pian pianino si abbasserà il LED perché ci sta indicando che il compressore non lavora più e quindi va a ridurre la quantità di compressione. Questo cosa fa? Fa sì che nel momento in cui il mio suono entra viene compresso e mantenuto a un certo livello. Man mano che il mio suono inizia a calare, ovviamente il compressore non serve più che lavori e quindi io ho un risultato di avere sostanzialmente lo stesso volume, come se fosse un sustainer, diciamo così. Ok? Più alto il release, più il compressore lavorerà continuamente. Se alziamo.
vedete che scende un po' più lentamente. Poi ci sono compressori che lavorano fino a un secondo e mezzo, dipende da che tipologia di compressore. Il compressore che stiamo usando qui è il VCA Comp, sostanzialmente è una replica di un compressore utilizzato negli studi di registrazione. Quindi non è un pedalino, ma è proprio un vero compressore utilizzato in studio. Come amplificatore ho utilizzato un US Twin normal, ok? Quindi un Fender Twin con un Dynamic 57 e un Ribbon 160. Quindi tutto molto normale, bassi a 5, i medi un po' più spinti, due coni come del Twin, quindi del Fender come cassa, e un po' di equalizzazione. In base alla tipologia di amplificatore di suono ho lavorato un po' sulle frequenze, tagliando sempre sotto i 65, tagliando sempre sopra circa i 10.000 io vado a tagliare, un po' di riverbero giusto per dare un po' di ambiente. Quindi la prima scena suona così. Ok? Tentiamo di tenere un suono molto chiaro, poi se vado a cambiare il pick up, sentite che si sente molto il compressore come va a fare questo suono cic cic. Perfetto. Andiamo alla scena 2. La scena 2, come vedete, prima riga il volume è off, nella seconda riga è 0 dB, quindi il mio suono adesso entra sulla seconda riga ed esce direttamente. Qui cambiamo tipologia di compressore, questo è un pedalino, il Jewel è un Diamond Compressor se non ricordo male, e lavoriamo invece con un Fender Super Reverb, se non ricordo male questa è la tipologia di ampli. Qua la compressione è abbastanza alta, c'è, come vedete, stile pedalino, quindi posso fare un po' di equalizzazione e un po' di volume. Basta, cioè non ho grandi, non è come quello precedente che aveva più parametri. E alla fine c'è il mix. È una cosa che non vi ho detto prima, ma diciamo viene utilizzata spesso da cori, è quella di non avere un 100% di suono effettato dal compressore, ma di lasciare un 50-60%, in modo tale da avere sempre un po' di suono reale di chitarra senza compressione. Ok? Quindi anche qui, come vediamo, un amplificatore molto clean, un bright acceso, la stessa cassa, un po' di equalizzatore tagliato in maniera differente e poi il mio bel riverbero. Andiamo alla terza scena. Qui utilizziamo un Solid State Comp. Anche questo è un compressore da banco SSL, se non ricordo male, proprio un bus che viene utilizzato nei mixer, e qua vedete hanno dei parametri un po' differenti. Il threshold ritorna, quindi il livello entro il quale faccio attivare il mio compressore. La ratio è molto alta, in modo tale che lavori molto il compressore, 1 millisecondo di attivazione, un release, vedete quanto basso è in questo caso, 0,2-0,5, in modo tale che suona, si stacca subito e dopo si riattiva la prossima pennata per far sentire di più il punch.
anche questo suona molto, molto grosso, molto interessante, non mi dispiace, non mi dispiace. Ok, vediamo l'ultima scena che è realizzata in questo modo qui, cioè sempre simile a quello che abbiamo già visto ovviamente. Qui lavoriamo con un CS3 che è il mitico Boss, quello blu. Qua abbiamo il sustain, l'attack, il tono e il livello di intervento, il livello del pedalino. Quindi qua, come vedete, già ragioniamo in maniera diversa, non abbiamo più il threshold, non abbiamo più il ratio, ma qua abbiamo una manopola che è sustain sostanzialmente, che è un po' diciamo il release se vogliamo, l'attacco che è la quantità di ratio e il tono, quindi una specie di equalizzazione e il livello di intervento dell'effetto. Come amplificatore ho usato un amplificatore per basso perché questa è una di quelle cose che fa Cory Wong in studio quando usa i plugin dell'Universal per dire. Allora ho provato a fare la stessa cosa, sempre con lo stesso, le stesse casse e ho cambiato solo i microfoni, ho messo un condensatore un 414 mantenendo il classico 57 e ho ovviamente spostato i microfoni. In questo caso l'equalizzazione comunque ho dato un po' di dB sulle basse, ho tagliato le medie e ho lavorato un po' sui 2 kHz e il suono è questo. Ok? Quindi sempre molto punchy, molto cristallino. Interessante, ovviamente questo è un suono funky che potete utilizzare per fare un po' di tutto, ovviamente, no? Oppure, che ne so, un vecchio stile. Ovvio, in realtà è un po' più moderno come tipologia di suono, no? Quindi molto per note stoppate. Sentite? Quindi si sentono molto le chiare, però le basse sono molto potenti e molto compresse. Questo è un po' il suono funky moderno. Ho aggiunto poi un wah in modo tale che giustamente nel funk uno possa poi giocare un po' e fare le classiche cose e poi ho inserito dei boost per tentare magari di cambiare un po' i suoni, no? Per dire nella prima scena aggiungendo il boost che ricordo l'Exotic Boost è un boost pulito, sostanzialmente cambio solo un po' di frequenze. In questo caso cambiamo un po' di frequenze, diamo un pelo di crunchy perché ho cambiato anche il pick up mettendo quello alla tastiera. Però un'altra cosa che si può fare è aggiungere, per dire andiamo su questo canale qui, aggiungere un altro effetto interessante, eliminiamo il distorsore, andiamo in filter e usiamo il fog che nel funk ci sta sempre bene. Lo accendiamo. Ovvio che poi qua andiamo a eventualmente modificare le varie risonanze. Oppure gli aumentiamo qua, torniamo indietro, cut off. Bisogna provare e trovare il proprio settaggio.
Fast, smooth, due poli. Insieme a Wah Wah poi è simpatico. Dipende cosa vogliamo fare, ecco. Questa è un po' la carrellata dei suoni. Vi salvo la patch, la troverete come Cory Funk nel Cortex Cloud a sottopelle 78 e poi comunque vi lascerò il link qui sotto. Grazie di avermi seguito, ci sentiamo alla prossima. Se avete suggerimenti o commenti o altre richieste, scrivetemele qui sotto e dopo tenterò di realizzarle. Ok? Ciao a tutti!